questo punto andiamo ad approfondire ancora di più il senso della catena, perché quello che stiamo cercando quello che abbiamo visualizzato fino ad ora, o comunque quello che abbiamo pensato ad applicare soltanto in questo momento, è proprio quello di creare un prompt che viene passato al Large Language Model. Chiamarla catena è un po' riduttivo, semplicemente perché c'è soltanto un anello, ovvero il prompt quello che comanda, ovvero quello che viene concatenato all'ultimo step, che è quello dell'arrivo al Large Language Model. Ma io voglio effettuare due tipologie di operazioni. Quali sono queste due tipologie di operazioni? Allora, la prima operazione ovviamente sarà quella di effettuare la traduzione. Ok? Il secondo step, il secondo anello della catena, praticamente sarà un estrai le keyword. Ovviamente che cosa sono le keywords? Sono praticamente gli elementi principali della mia frase, ok? Ma questo serve per farvi capire che sono due operazioni che vengono effettuate in maniera totalmente sequenziale con lo stesso identico Large Language Model. Per quale motivo? Perché il Large Language Model viene invocato per due volte in questo caso e in questo momento, ovvero se questo qui è Lama, ok? Viene invocato nel momento della traduzione, ok? Ed ovviamente viene invocato, ok? Sempre la stessa istanza, nella parte di estrazione del keyword, e questa è una cosa estremamente importante, ok? Bene, a questo punto che cosa succede? Vado a ricopiarmi praticamente tutto quanto il mio progetto, ho fatto CTRL-C, CTRL-V di tutto il progetto di prima e attendo che venga completato il copy and paste, ok? E poi cerco di ristrutturare praticamente tutto quanto, tutta la mia operazione nella maniera più semplice possibile. Qui la chiamo 05 lang chain, facciamo lang chain, catena multipla. Ok. Allora, che cosa vado ad effettuare qui dentro? Vado su app, cancello il mio prompt, guardate, cancello la mia chain e la response. Quindi praticamente cosa succede? Mi sono ripulito tutto quanto il progetto come se fosse appena stato creato. Allora, come primo step che cosa vado ad effettuare? Vado a creare il mio prompt principale di traduzione. Quindi cosa dovrò effettuare? Guardate, un const translation, facciamo così, prompt traduzione, è uguale a che cosa? Vado a dichiarare il prompt template.from template e qui dentro gli metto la frase, la stringa più importante per me. Utilizzo Alt 96 per creare i backtick e ci sono. Allora, quindi translate the following text into, ovviamente gli mettiamo lingua, eccolo qui, e poi gli mettiamo only, ovviamente provide the translation, e poi gli devo dire fondamentalmente che non deve dare alcuna spiegazione, va bene, questo dovrebbe andare abbastanza bene, e gli mettiamo la frase. Ok? È abbastanza semplice come prompt, però non dovrebbe modificare troppo quello che è il comportamento dell'elemento di prima. Allora, una cosa estremamente importante in questo caso qual è? La creazione di un nuovo prompt, ok? Successivo, che è totalmente indipendente. Quindi const estrai keyword, facciamo così, lo chiamiamo keyword prompt, facciamo prompt keywords uguale prompt template punto from template e gli mettiamo qui dentro ovviamente un'altra stringa dove gli metto extract the keywords from the following text, due punti, e qui gli metto ovviamente un altro segnaposto, lo chiamo traduzione, ok? Bene, vedete, questi sono due prompt totalmente indipendenti, non c'entrano niente l'uno con l'altro, però la cosa importante qual è? Devono essere concatenati, deve essere effettuato prima questo e poi dovrà essere eseguito quest'altro, ok? Due esecuzioni totalmente indipendenti e sequenziali. Allora, vado qui dentro al try e faccio la prima esecuzione del prompt, o almeno la prima correlazione del prompt. Quindi, const ovviamente faccio chain di traduzione, è uguale a che cosa? Ovviamente il prompt di traduzione,
punto pipe, ovviamente gli metto l'LLM. Qual è l'LLM? Ovviamente è il modello di linguaggio che ho sviluppato, comunque sia che ho linkato direttamente con Ollama. Perfetto, punto numero 1. Secondo step, praticamente che cosa faccio? Quindi qui faccio la traduzione, ok? E qui sotto vado ad effettuare la estrazione keywords. Allora, qui const chain di keywords è uguale al prompt delle keywords.pipe, sempre il nostro LLM. Ok? Quindi fondamentalmente a questo punto che cosa devo fare? Beh, faccio una cosa molto 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 semplice, ovvero invoco la prima chain in maniera totalmente indipendente dall'altra. Quindi const, ovviamente la traduzione, è uguale a che cosa? Alla wait, ovviamente siamo in una funzione di tipologia asincrona, ovviamente prendo la chain di traduzione, ok? E gli faccio una invoke. Ovviamente che cosa gli metto all'interno della invoke? Vado a creare un oggetto JavaScript dove gli metto i due elementi che si chiamano lingua e frase, eccoli qua. Un attimo. Lingua e frase. La lingua ovviamente sarà la lingua di output, la frase di input, eccolo qua. Gli metto una virgola così siamo a posto. E fin qua nulla di particolare. Se volete posso fare un console.log intermedio dove gli dico per esempio la traduzione sarà ovviamente traduzione. Bene, l'idea è questa. Dopo aver effettuato questa operazione che cosa devo fare? L'estrazione delle keywords, ovvero vado a fare una const keywords. Vediamo se non l'ho usato prima. No, perfetto, non l'ho usato prima. È uguale a che cosa? A ovviamente la chain delle keywords, punto invoke, dove gli metto all'interno di questo elemento, di questo oggetto JavaScript, all'interno di traduzione, ok, facciamo così, trad lo chiamo per evitare dei fraintendimenti con quello che c'è in input lì dentro, trad, due punti, il valore della traduzione della weight della chain di traduzione. Eccolo qua. Ok? E a questo punto cosa succede? Qui dentro gli posso mettere, gli faccio pure una trim, giusto per una questione operativa, tolgo tutti gli spazi a destra e a sinistra che potrebbe aver creato erroneamente, gli faccio un console.log keywords, due punti, scusatemi, e gli metto l'elenco delle keyword, eccole qua. Ci siamo? E quindi qui fondamentalmente dovrei avere tutte quante le mie, facciamo così, parole chiave. Ci siamo? Andiamo ad effettuare il run di questo semplice elemento, ci metterà un po', però sappiamo che l'operazione diventa concatenata e sequenziale, quindi cd05, vado in node app.js ed attendiamo qualche secondo. Ok, attenzione, qui nella invoke non abbiamo messo una wait, infatti lui mi ha sputato fuori una promise, ok? Dobbiamo attendere che completi questa operazione. Quindi vado a rirunnare il mio elemento, guardate, soy Giovanni Pace, professore di informatica, e le parole chiave, the keywords that can be extracted from the given text are, vedete, soy Giovanni Pace, professor e informatica. A questo punto faccio un po' di prompt engineering. The following text in CSV, ok, without explanations. Ok, proviamo ad effettuare un nuovo run, voglio praticamente in formato CSV, quindi senza nessuna tipologia di spiegazione. Questa è la traduzione e poi questi qui sono tutti quanti gli elementi, quindi tutte le parole chiave che lui ha trovato. E questa è una cosa estremamente importante per noi perché siamo riusciti ad effettuare un'operazione sequenziale, ok, rispetto a
quello che è il risultato, ok, di un prompt, ok, subito precedente a quello proposto. Quindi siamo riusciti ad effettuare questa strutturazione a catena.